benvenuti sul canale Il Diario di un Musicista Musicologo. Nel 2024 ricorrono i 100 anni dalla morte del compositore Giacomo Puccini. Grandi manifestazioni hanno celebrato il maestro di Torre del Lago. Noi nel nostro piccolo vogliamo offrire un breve ricordo, ma firmato da un autorevole autore. Infatti, il 24 giugno 1900, nella rivista Illustrazione Popolare, giornale per le famiglie, uscì un articolo, possiamo definirlo un cameo, un ritratto di Giacomo Puccini, firmato dal celebre scrittore Edmondo De Amicis. Sì, Edmondo De Amicis, che lo ricordiamo principalmente come autore del libro Cuore. Leggo l'articolo. I nostri operisti, Giacomo Puccini, ritratto da Edmondo De Amicis. La Prensa, giornale di Buenos Aires, pubblica un articolo di Edmondo De Amicis. Ne traduciamo alcuni brani, fra quelli che profilano al vivo il maestro lucchese, la cui fama ormai è mondiale per la sua bohème, così agile, così elegante, così indovinata nella fusione dell'allegria con le lacrime. Chiediamo scusa all'autore se la traduzione sarà ben lontana dall'originale. Puccini è un ingagliard solide, come direbbero i francesi. 42 anni, dice lui, una statura da granatiere, una testa da imperatore romano, coronata da una folta capigliatura nera, appena brizzolata nella parte superiore alla fronte. Una struttura da atleta, diritto e forte, come uno dei pilastri della celebre cattedrale della sua Lucca natia. Un bel toscano dallo stampo antico, insomma, dallo scultoreo viso abbronzato, riboccante di salute, dai lineamenti regolari e fermi, dall'espressione aperta e tranquilla. Al primo osservarlo impressiona la lunghezza non comune della testa, che ricorda quella di Ferdinando Martini, il governatore della colonia eritrea. Dicesi che questo sia un segno caratteristico dei lucchesi, ed infatti anche Martini è nato su quel di Lucca. L'antica Lucca, tanto maltrattata da Dante, non fornisce dunque al mondo soltanto l'olio squisito o le graziose figurine in gesso, ma anche musicisti e scrittori di primo ordine e soprattutto uomini di testa. Mi perdoni l'autore della Bohème il gioco di parole, gli eroi di Murger forse l'avrebbero fatto peggiore. Puccini discese da una famiglia di musicisti. Era maestro di musica l'avo del di lui avo, al principio del secolo passato. Però nessuno degli antenati scrisse per il teatro. Furono tutti maestri di cappella. Nessuno raggiunse la celebrità. Nessuno fu tanto fortunato da poter lasciare ai propri figliuoli un'eredità che gli dispensasse dal lavoro. Il padre dell'autore di Tosca, membro dell'Accademia Musicale di Bologna, morto prematuramente, lasciò la famiglia in cattive condizioni finanziarie. Perciò il piccolo Giacomo, che a 6 anni cominciava già a pestare qualche nota sul pianoforte, fu, ancora fanciullo, indirizzato dalla madre sulla carriera dell'organista da chiesa, perché poteva così guadagnarsi subito qualche modesta lira. Cominciò intanto gli studi musicali col maestro Angeloni di Lucca, già discepolo di suo padre. Cresciuto in età, suonò il pianoforte nei caffè concerto di Lucca e dei paesi vicini e compose persino una messa. Però non sentiva grande passione per l'arte e mai gli passò per il capo l'idea d'essere un giorno più di quello che era stato il padre suo. E nemmeno si distingueva alla scuola, soprattutto in causa dell'aritmetica, che era il suo terrore, il suo martirio,
e nella qual materia era ogni anno regolarmente bocciato. E sua madre profondamente se ne affliggeva. «Ma come farai?» gli diceva. «O povero Giacomino, se non impari l'aritmetica, a contare i soldi che si danno ai musicisti quando andrai per il mondo a dirigere le messe?» Poiché la madre sua non si sognava che il figlio Giacomo potesse avere un avvenire più splendido di quello di un modesto maestro di cappella, quale era stato il proprio marito. Fu la musica di Verdi che d'un tratto fece fiorire il talento musicale del giovane Puccini. Aveva 17 anni quando ebbe la combinazione d'udire per la prima volta Aida in Pisa, eseguita da un insieme di buoni artisti. Provò una scossa profonda, sentì un tumulto di idee, sentì una febbre non mai ancora provata di desideri e di speranze, che da quel giorno non l'abbandonò più. E quel giorno appunto decise del di lui avvenire. Qui Edmondo De Amicis racconta le difficoltà che incontrò il Puccini nei primi passi della sua carriera e dei quali noi a Milano, dove il Puccini studiò al conservatorio, fummo testimoni. L'illustre scrittore narra i lieti successi conseguiti dal Puccini, entra in particolari intorno al libretto della Tosca, alla conoscenza che il Puccini fece del Sardù e a proposito di prime rappresentazioni dice delle sensazioni provate dal Puccini stesso. La sera di una prima rappresentazione, per lui, come generalmente per gli altri autori, una sera di tempesta. Occorrono sforzi abbastanza eroici, dice, per occultare la mia commozione e in parte vi riesco, ma dentro di me quali ansie. Cavaradossi col cerchio di ferro che gli stringe la testa è la mia immagine in quei momenti. Il Puccini non ha molta fiducia nella critica improvvisata che si pubblica nei fogli del mattino subito dopo una prima rappresentazione. Un'opera non si può giudicare in questo modo. Come si può dare di colpo una sentenza decisiva sopra un lavoro d'arte che costò 1 o 2 anni di studi, di fatiche e al cui esito contribuisce in così gran parte l'esecuzione? E per l'opera l'esecuzione è tanto complessa e difficile che mai potrà essere perfetta. Rispetto la critica, ma non ho grande confidenza in essa. Considero quale miglior giudice e miglior consigliere e maestro il gran cuore umano dell'uditorio, anonimo e disinteressato. In quello si affida la mia coscienza. Il De Amicis descrive poi la vita tranquilla e solitaria che il Puccini conduce nella sua villetta a Torre del Lago. Ivi consacra tutta la giornata alla caccia terrestre e lacustre e alla notte lavora, crea. Al lavoro artistico dedica la notte. Di sera pochi amici vanno a vederlo e generalmente allora compone, a tratti, mentre gli altri ciarlano, fumano e bevono. Poi, quando i visitatori se ne sono andati, siede al pianoforte e lavora sino all'alba. Lavora il Puccini con facilità, con pochi pentimenti, raramente ritornando su quanto ha scritto, perché già per lungo tempo egli ha concentrato il proprio pensiero nel proprio lavoro innanzi di scriverlo. Alcune volte vi ha pensato per qualche anno e di continuo, con una meditazione viva e tranquilla, come diceva Alessandro Manzoni. Lo interrogai se nel momento della creazione artistica si commuove e si esalta. Ma questi benedetti musicisti, abituati ad esaltare se stessi nell'indeterminato linguaggio dei suoni, non vogliono esprimersi con le parole. Infatti, io speravo di ricevere una risposta ampia ed eloquente. Invece, Puccini si limitò
a rispondermi flemmaticamente: «Sì, ho gran poesia». Addio dunque la speranza di poter scrutare nella di lui anima. È la di lui avversione al ciarlare che gli fa fuggire il mondo, ogni qualvolta è possibile. Ma chi mai direbbe che l'autore di tante melodie appassionate e amorose è un orso quasi sdegnoso del contatto umano? Un orso timido, senza dubbio, non feroce, ma di una timidezza giovanile ed amabile. Lo spaventano i banchetti nei quali si pronunciano discorsi, cui vedesi obbligato di rispondere. Dice: «Quelli sono i momenti peggiori della mia vita. Le più dolci e vive soddisfazioni cessano quando ha condotto a termine un'opera. Allorché non lavora è come un uomo perduto e perciò, mentre comincia il giro mondiale della Tosca, sta già pensando ad un nuovo lavoro». Firmato Edmondo De Amicis. Spero che questo contributo sia stato interessante. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!